Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4 re. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il Re di Cuori, dal titolo Gran Signore. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo molto elegante, dall'aspetto gentile e rassicurante. Il suo atteggiamento sembra essere in attesa di qualcuno e per questo a livello simbolico indica una persona pronta ad aiutare e a dare buoni consigli. I significati principali della carta sono protezione, generosità, saggezza. Gli aspetti al dritto di questa sibilla innanzitutto si riferiscono alla presenza nella vita di chi consulta le carte di un uomo molto generoso e protettivo. Può essere la persona amata, il padre o un amico. A volte può indicare anche una persona in ambito lavorativo, conoscente o collega, che darà un aiuto molto importante per risolvere problemi, aiutare a sostenere nella carriera o fornire consigli utili. In qualsiasi caso le caratteristiche di questa persona sono la disponibilità, la generosità, l'affidabilità e la saggezza. Riguardo ad una situazione potrebbe suggerire di utilizzare queste caratteristiche nei confronti di qualcuno oppure per ottenere risultati e soddisfazioni. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo oppure se la carta è al dritto è circondata da carte negative indicano un uomo con doppi fini che sfrutta il suo fascino o potere per sedurre e ottenere dei personali vantaggi. Sicuramente una persona inaffidabile, manipolatrice e disonesta. Sia in amore che nel lavoro bisogna stare attenti. In genere questa carta può portare involuzione, problemi e delusioni, soprattutto a livello relazionale. Il Gran Signore corrisponde al Re di Cuori che, secondo la tradizione, rappresenta un uomo maturo, con capelli chiari, protettivo e responsabile. I tempi di realizzazione si riferiscono al periodo dall'11 al 20 febbraio. La carta consiglia di comportarsi con la massima onestà e generosità, ma è importante assicurarsi che anche gli altri lo siano nei nostri confronti. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il Re di Quadri, dal titolo Mercante. Nell'immagine che vedete qui a fianco vi è rappresentato un signore con la barba vestito in abiti esotici che fuma una lunga pipa. Circondato da bagagli, cassa e baule probabilmente pieni della sua mercanzia, sta aspettando di mettersi in viaggio per fare dei buoni affari. I significati principali della carta sono abilità, occasioni vantaggiose, sicurezza. Gli aspetti al dritto in una lettura di questa sibilla spesso si riferiscono alla situazione economica e lavorativa di chi consulta le carte. Infatti parla dell'arrivo di buone occasioni, offerte di lavoro oppure sostegno a livello finanziario, possibilità di fare buoni investimenti, ottenere guadagni e vincite. In genere le situazioni materiali migliorano o si evolvono molto positivamente. Quando la sibilla indica le caratteristiche di una persona, oltre che la personalità di qualcuno intorno a noi, può anche suggerire che tipo di atteggiamenti e abilità usare per ottenere dei risultati concreti. Queste caratteristiche sono la maturità, la mediazione, l'intelligenza, l'onestà, la generosità, la sicurezza in se stessi e nelle proprie abilità e un ottimo istinto per gli affari. Alcuni aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono scritti nella didascalia sulla carta, traditore e speculatore. Infatti potremmo trovarci ad avere di fronte o essere coinvolti in alcuni affari poco chiari da una persona avida, senza scrupoli e che può tradire la nostra fiducia. Quando si riferisce a noi e alle situazioni che stiamo vivendo, avverte della possibilità di essere raggirati o alcune iniziative potrebbero non andare a buon fine oppure non riusciamo a gestire al meglio le nostre finanze o ancora sono in arrivo ostacoli nel lavoro e infine le attività intraprese possono bloccarsi per vari motivi.
Il mercante corrisponde al re di quadri, che può indicare una persona matura, intelligente e con una buona posizione sociale e che sarà in grado di offrire appoggio concreto per chi consulta le carte. I tempi di realizzazione si riferiscono al periodo che va dall'11 al 20 gennaio. La carta consiglia di credere in se stessi e di gestire le proprie risorse ed energie in modo equilibrato. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il Re di Fiori, dal titolo Dottore. Nella scena che vedete qui a fianco, un dottore fa visita ad un paziente nel suo letto e a fianco c'è una donna che aspetta di essere probabilmente rassicurata sullo stato di salute del marito. A livello simbolico tutto indica protezione e cura verso una persona che sta male o una situazione difficile che richiede particolare attenzione. I significati principali della carta sono protezione, fiducia, comprensione, consigli. Gli aspetti al dritto della carta indicano principalmente una persona buona, sincera, matura e sicura di sé che è già presente o che entrerà nella vita di chi consulta le carte per proteggere e aiutare soprattutto nei momenti più difficili. Dal nome della sibilla può indicare un vero e proprio dottore, ma solitamente si riferisce ad una figura paterna, un parente o comunque una persona della quale aver fiducia e che può dare buoni consigli. Riguardo una situazione può suggerire che quando meno ce lo aspettiamo arriverà una persona in grado di aiutarci a superare delle difficoltà, oppure che col nostro impegno sicuramente presto arriveranno miglioramenti e ottimi risultati in campo economico e lavorativo. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo si riferiscono ad una persona che potrebbe aiutarci o starci vicino per un doppio fine, oppure una persona che è eccessivamente protettiva, quasi soffocante nei nostri confronti, ma può anche voler dire che siamo noi a chiuderci e non voler l'aiuto di nessuno, oppure che nonostante il sostegno di una persona non riusciamo comunque a risolvere dei problemi. Può infine avvertire di situazioni con ostacoli e inganni che richiedono maggior attenzione per intercettarli e superarli. Il dottore corrisponde al Re di Fiori, che rappresenta una persona intelligente e competente, molto responsabile e onesta, che con la sua influenza e capacità può fare chiarezza e guidare nel giusto percorso. I tempi di realizzazione riguardano il periodo dall'11 al 20 dicembre. La carta consiglia di lasciarsi guidare dai consigli di una persona di fiducia e che può prendersi cura di noi o aiutarci a risolvere un problema. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il Re di Picche, dal titolo Sacerdote. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo che indossa una tonaca, una mano è leggermente sollevata e nell'altra ha un bastone. Egli si trova in un giardino con alle spalle la chiesa. A livello simbolico la carta indica le regole, il rigore ma anche la protezione. I significati principali della carta sono equilibrio, giustizia, il karma, una persona influente. Gli aspetti al dritto non si riferiscono strettamente alla figura di un sacerdote, ma in genere ad una persona influente e con la divisa. Ad esempio può essere un uomo di legge, un avvocato, un giudice, un militare, un poliziotto o un insegnante. Il suo carattere sarà deciso, fermo, rigoroso, ordinato, razionale e autorevole. In pratica una persona che con la sua saggezza può fare da guida e dare ottimi consigli. Nei sentimenti può essere comunque una persona attenta e premurosa, ma sostanzialmente fredda e che predilige la solitudine. A volte la presenza di questa carta può voler dire che ci sono problemi con la legge e che abbiamo bisogno dell'aiuto di un professionista. Essendo la carta della giustizia, indica che può arrivare la resa dei conti e ricevere un premio se ci siamo comportati bene o ricevere al contrario una punizione.
Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo si riferiscono ad una persona troppo severa, rigida o che non dà buoni consigli e che potrebbe bloccare idee e progetti importanti per il futuro di chi consulta le carte, ma può anche avvertire della presenza di una persona viziata, scaltra, senza valori morali e disonesta, che può recare grandi danni e quindi da allontanare il più presto possibile o trovare delle soluzioni per disinnescare le sue cattive intenzioni. In genere, quando esce questa sibilla, bisogna fare attenzione alle proprie finanze e al lavoro. Ci possono essere degli errori di valutazione, spreco di denaro ed energie o insoddisfazione per mancanza di risultati positivi. Infine può annunciare problemi legali, denunce, perdita di un processo, separazione, delusioni e litigi. Il sacerdote corrisponde al re di picche, a una persona di potere, molto combattiva e che non bisogna mettersi contro, perché molto probabilmente ne usciremo sconfitti. È comunque onesta e molto devota ad una causa o alle sue idee. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di marzo e precisamente dal 14 al 20. La carta consiglia di adottare equilibrio e massima sincerità. Sarà inoltre giusto evitare qualsiasi tipo di discussione o situazione troppo complessa da gestire. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!